In un pentolino unisco tuorli, zucchero e aggiungo l'addensante, in questo caso farina e non amido di mais, perché è una crema che poi avrà una seconda cottura in forno. Adesso in un pentolino vado a scaldare il latte con la scorza di limone. Lascio che sfiori il bollore e ne verso una piccola parte sul composto di tuorli. Mescolo. Poi verso il resto del latte e riporto il tutto sul fuoco. Mescolo con una frusta e lascio che la crema si addensi. Per raffreddarla velocemente, la verso in una ciotola che ho posto all'interno di una ciotola più grande con acqua e ghiaccio. Ci occupiamo della frolla, quindi farina e burro freddo in ciotola. E vado a pizzicare in punta di dita in questo modo, così da rivestire la farina di burro. Ottenuta la sabbiatura, formo un buco al centro e aggiungo lo zucchero, le uova e la scorza di limone, mi raccomando non trattato, e lavoro brevemente per non scaldare troppo l'impasto. Trasferisco sulla spianatoia, do una compattata veloce per formare un panetto, lo copro e lo lascio riposare in frigo per almeno 30 minuti. La mia frolla ha riposato, uno spolvero di farina e vado a stenderla fino a uno spessore di 2-3 mm. Arrotolo l'impasto intorno al mattarello e poi lo vado a srotolare all'interno dello stampo da crostata già imburrato e infarinato. Faccio aderire bene al fondo e ai bordi. Recupero la frolla in eccesso che mi servirà per la copertura, qualche forellino con i rabi di una forchetta e posso farcire con la crema. E ora stendo il coperchio della nostra torta. Esistono due versioni della torta della nonna, coperta e scoperta. Nel secondo caso puoi mettere i pinoli direttamente sulla crema prima dell'infornata. Arrotoliamo di nuovo e srotoliamo di nuovo. Una mattarellata per eliminare gli eccessi di frolla e poi spennello la superficie con dell'albume. Ancora qualche buchettino e cospargo la superficie con i pinoli. E adesso la nostra torta può cuocere in forno in totale per un'ora, i primi 50 minuti a 160 gradi, gli ultimi 10 a 180. Una spolverizzata di zucchero a velo ed ecco la nostra torta della nonna. Guarda che bontà! Buon appetito!